Ciao a tutti rughini e rughine! Oggi vi farò vedere come ho realizzato la figure di Vivi da Final Fantasy. Per questa figure utilizzerò un panetto di Fimo da 350 grammi. Potete scegliere il colore che più vi piace perché tanto dopo la cottura coloreremo la statuetta con i colori acrilici. Lavoriamo per svariati minuti il Fimo, fin quando non diventa più morbido. Ricordatevi di avere con voi durante la lavorazione una o più immagini del personaggio che volete realizzare. Iniziamo modellando il corpo di Vivi. Attacchiamo con degli stecchini le scarpe e gli arti al busto. Prendiamo uno strato sottile di Fimo e utilizziamolo per creare il cappotto e la cinta. Poggiamo una pallina di Fimo sulle spalle di Vivi per fare la testa. Aggiungiamo i bottoni e sempre più dettagli, sia attaccando piccoli pezzi di pasta dove necessario, sia scavando e scolpendo la figure con gli strumenti a nostra disposizione. Ricordate la regola che vale per tutte le nostre creazioni: più dettagli ci sono e meglio è. Attacchiamo la mano destra di Vivi al bastone appena finito. Adesso tocca al cappello. Per la base decido di riprodurre il pavimento in basole ispirandomi all'immagine presa all'inizio come riferimento. Realizziamo una sfera di Fimo con delle punte qui e lì. Dopotutto il fuoco non è statico. Non useremo questo pezzo, ma ci servirà tra poco per realizzare la palla di fuoco vera e propria. Una volta soddisfatti del vostro lavoro, mettete tutto in forno. Leggete le istruzioni della pasta polimerica che decidete di usare. Il Fimo che ho utilizzato io nel video, Fimo Professional, va tenuto in forno a 110 gradi per circa 30 minuti. Vi do piccoli appunti per chi non ha dimestichezza col Fimo. Assicuratevi di non aumentare la temperatura poiché è questa che brucia la pasta polimerica e non la durata di cottura. Le tracce di Fimo che restano nel forno dopo la cottura delle creazioni non sono molto salutari e quindi, se utilizzate lo stesso forno che usate in cucina, evitate di cucinare pietanze nei giorni immediatamente successivi alla cottura del Fimo e lavate tutto con molta cura. E dopo questa mezz'ora, ecco qui i pezzi finiti. Se qualche dettaglio, mano o arto o qualsiasi altra cosa si stacca, non vi preoccupate perché potete attaccare tutto con una qualsiasi colla epossidica o, se ne siete sprovvisti come nel mio caso, potete utilizzare una colla per PVC o plastica. Dopo la cottura riprendiamo anche la palla di fuoco realizzata in precedenza. Mettiamola all'interno di un bicchierino di plastica e ricopriamola di gomma siliconica.
Lasciamo a riposo per 24 ore. Otteniamo così uno stampo in gomma. Mettiamolo da parte e prepariamo la resina epossidica. Proteggete le vostre mani con dei guanti e assicuratevi di indossare una mascherina perché i vapori sprigionati durante la fase di catalisi della resina sono tossici. Mescoliamo componente A e componente B in una miscela che abbia le giuste quantità di entrambe le parti. Leggete come al solito le istruzioni sulla confezione del prodotto che acquistate. Coloro la resina con una goccia di acrilico giallo e una goccia di acrilico rosso. Ho cura di non mescolare del tutto il colore in maniera tale da avere un fuoco più realistico. Versiamo tutto nello stampo e aspettiamo il completo indurimento. Lasciamo a riposo quindi per 24 ore. Ritorniamo dal nostro Vivi. Rivestiamo tutto con un primer per plastica. Aiuterà il colore a tenere di più sul nostro oggetto e aspettiamo che si asciughi completamente per altre 24 ore. Prima di passare alla colorazione vera e propria, diamo delle mani di colore nero che fungerà da base. Dopo l'ennesima fase di asciugatura, iniziamo a rivestire tutto con tinte piatte. Man mano che l'asciugatura di ciascuna zona è completa, sfumiamo i colori e aggiungiamo qualche dettaglio con un pennello più sottile e magari della texture con un panno leggermente sporco di acrilico nero. Con l'aerografo enfatizziamo zone d'ombra e zone di luce. A completa asciugatura completiamo la figure con uno strato protettivo opaco. Ed ecco a voi, Vivi, finito! Il tutorial finisce qui. Spero che vi sia stato utile. Se volete continuare a seguire i miei video non dovete fare altro che iscrivervi al mio canale. Per foto e anticipazioni invece potete seguire le mie pagine di Facebook e di Instagram. Mi trovate sempre con il nome di Due Madri Cosplay, ovviamente. Grazie per il supporto piccoli e alla prossima!